Ciao a tutte, benvenute, anzi direi ben ritrovate a tutte coloro che già mi conoscono e benvenute anche a tutte coloro che invece saranno nuove a partire da oggi sul canale di Design and Creations Unlimited. Per chi mi seguiva già da un po', avrà notato che sono mancata per diversi mesi. Ci sono stata una serie di eventi che poi vi spoilerò più avanti. Intanto vi faccio vedere che nel mentre non sono stata totalmente ferma e ho realizzato una serie di campionario che voglio poi realizzare un po' alla volta insieme a voi, e alcune di queste cose in realtà le abbiamo anche già fatte, e quindi vi faccio vedere cosa nel 2024 è stato realizzato, e nel caso vi riporto anche i link in descrizione. Allora, partiamo dalla cosa che praticamente ho visto che sul canale vi è piaciuto tantissimo, e sono gli zanetti. Questi zanetti in gomma Eva, di questo già troverete il link in descrizione perché è stato già fatto il video tutorial, e questi qua possono essere tranquillamente dei portachiavi, quindi ci mettiamo un gancetto su e diventa un portachiave. Quindi questo accessorio, che può rappresentare tranquillamente una bomboniera, ho visto che vi è piaciuto tantissimo. Quindi probabilmente nel corso di quest'anno riprenderemo qualche progetto in gomma Eva, un progetto simile. Poi abbiamo realizzato questi portapenne. Io ne ho fatti di diversi colori, ovviamente tutti della stessa dimensione, e sono realizzati in una maniera davvero molto semplice. Fatemi sapere ovviamente qual è il progetto che vi piace di più e magari quale preferite che vi venga fatto un tutorial a breve. Abbiamo realizzato questo, quindi aspettate che non si vede la chiusura. E questo qui io praticamente ho sempre in borsa, dove all'interno ci ho messo veramente il necessario, quindi le due penne con un evidenziatore, perché mi serve giusto per la mia agenda. Quindi abbiamo realizzato questi portapastelli, poi abbiamo realizzato tanti e vari di queste poccettine. In realtà più che pochette sono delle vere e proprie sacche che io utilizzo ogni volta che vado a fare un viaggio, un fine settimana, dove all'interno ci metto veramente un cambio, una magliettina che magari non la voglio rimettere in valigia, la metto qui dentro, ci sono dei cambi, possono essere dei portacostume, e come vedete sono realizzati in stoffa, ma sono veramente di una facilità nella realizzazione. Vedete, li ho fatti veramente in serie. Questi sono veramente facili, quindi ne rifacciamo altri. Poi ho provato a realizzare questa pochettina, che in realtà questa è stata una bomboniera. È una bomboniera, questa qua non l'ho fatta io, l'ho voluta riprovare a fare, e questo qui è il risultato. Di questo qua in realtà non mi ricordo se vi ho fatto già il video tutorial, mi pare di no. Nel caso, prima o poi ne faremo uno simile. Quindi vi basterà utilizzare poi un fiocchetto qui da mettere qui. Io l'ho realizzato in gomma Eva, ma si può tranquillamente realizzare con una gomma, con un prodotto di gomma morbida, e farlo venire più o meno così, o addirittura di ecopelle. Poi cosa abbiamo fatto più? Andiamo a vedere. Vi prendo tutta la pochettina. Abbiamo realizzato una serie di oggettini. Allora, ho ripreso nuovamente le scarpine. Queste mi pare che ci sono, nel caso vi rimetto il link. Queste scarpine che possono essere veramente un'idea bomboniera per la nascita. Poi ho provato a realizzare, eccola qua, l'ho fatta anche con l'azzurro. In realtà vorrei provare a realizzare anche altre tipologie di scarpine, sempre in gomma Eva. Poi ho provato a realizzare questa sorta di portachiavi che però in tutta sincerità non mi sono piaciuti tantissimo, però li ho lasciati comunque così
un progetto. Questi magari proprio per i bambini, questi potrebbero essere carini da mettere eventualmente vicino agli zanetti per differenziarli a scuola o nelle palestre dove vanno i bambini, però questo qua sinceramente non mi ha allettato tantissimo. Ad ogni modo ve l'ho fatto vedere, se vi piace mi fate sapere. Poi abbiamo realizzato sempre in serie le mie poccettine, le mie portamonete preferite, che sono queste qui. Queste qua abbiamo già il tutorial con il bottone a pressione e come vedete sono, questa è interno e esterno della stessa fantasia, mentre invece in questo caso qui ho utilizzato un altro colore all'interno, ho messo il bianco e così via per tutte queste altre poccettine. Questa è la stessa cosa, l'ho fatta in questa fantasia, l'ho fatta in questa fantasia, questa qui che è più o meno natalizia e questa qua stile o più fashion. Poi ho realizzato una cosa che questo sicuro non ve l'ho fatto il video tutorial, ma è molto molto carino. Sono queste tre poccettine e vi faccio vedere. C'è la piccolina, c'è la media, con il fondo, se vedete, è bianco, e poi abbiamo la grande. Vedete? Questa mi è piaciuta davvero tanto e di queste qua penso che vi farò il video tutorial di sicuro, non so quando, non vi do scadenze, non vi do date, ma di questa qua ve la farò sicuramente. Quindi andiamo avanti. Nel corso di questo 2024 ho provato a fare anche un progetto nuovo e di questo vi ho fatto già il video tutorial ed è la pochettina, il portamonete in filo con la click clack. Poi andiamo a vedere cos'altro più. Abbiamo come sempre il nostro portapane o ad ogni modo il nostro sottovaso, può essere veramente qualsiasi cosa. Questo anche molto facile da fare. Poi abbiamo realizzato, questa è un'altra chicca che a me è piaciuta tantissimo e sono questi famosi zanetti a portachiave. Questi mi piacciono davvero tanto, c'è la doppio bottone a pressione e questo veramente come bomboniera è troppo carina, ma anche come regalo da fare, perché queste possono essere tranquillamente messe vicino agli zanetti o alle borse, proprio come accessorio. E è veramente tanto tanto carina. Poi in base anche alla tipologia di stoffa che sceglierete, di fantasia di stoffa, veramente vi cambia il progetto. Allora, abbiamo fatto questa, poi queste qui che sono in realtà, ce n'è un'altra, queste possono rappresentare sia dei profumini da mettere all'interno degli armadi o dei cassetti, perché praticamente sono tutte di stoffa, sono anche imbottite di stoffa, quindi andandoci a spruzzare un po' di profumo li potete andare a infilare nei cassetti o appenderli nell'armadio, oppure al contrario metterli come accessorio vicino alle porte. Questa pure che può rappresentare una bomboniera davvero carina, molto semplice ma molto carina. Poi diverso tempo fa, questa, forse era proprio all'inizio, ho realizzato una pochette perché volevo realizzare una pochette mia tutta personalizzata e così feci un portafogli. Pochette, ho detto, è un portafogli, quindi abbiamo la parte delle monetine, la parte dove ci si può mettere le carte, anche i soldi, volevo dire, i soldi di carta,
Stessa cosa anche qui, si possono mettere soldi di carta e poi ho realizzato queste pattine per inserirci le carte fedeltà, punti fedeltà e via dicendo. È molto molto leggero e questa è stata una mia soddisfazione. Poi abbiamo realizzato sempre nel corso di questo 2024 questi che sono dei portaocchiali. Vi faccio vedere, mi tolgo gli occhiali e vi faccio vedere. Eccoci qua. E facendoli di vari colori, questi sono realizzati in feltro, però non quello molto spesso. Se li realizzate nei diversi colori, potete praticamente abbinare il portaocchiali in base alla vostra borsa, al colore della vostra borsa. Poi abbiamo realizzato ancora in questo anno queste poccettine. Allora, al momento me ne trovo soltanto una perché le altre sono andate via, nel senso che sono state date, e quindi ci ritroviamo soltanto una poccettina da farvi vedere. Ha questa parte di copertura davanti ed è molto semplice. Qui abbiamo inserito anche una maniglia. Come vi dicevo, abbiamo anche una maniglia che può rappresentare una pochettina anche da portare con sé. Questa pure mi piace tantissimo. E infine no, abbiamo altri progettini. Abbiamo realizzato, questi qua vi ho fatto il video tutorial, abbiamo realizzato dei segnaposti, dei segnalibri. Faccio vedere. Prendete un'agenda, un libro, li inserite nell'angolo e voilà, chiudete e avete il vostro segnalibro. Questi anche sono realizzati con il feltro e poi sono cuciti. In realtà io ho fatto un punto dritto a macchina, però sono molto carini anche da realizzare eventualmente con un punto festone, che si può fare anche a mano. Quindi è un progetto che può fare chiunque, anche chi non ha una macchina per cucire. E adesso, infine, possiamo dire che abbiamo fatto anche altre presine. Questo è quanto. Queste sono una parte dei campionari che abbiamo realizzato nel 2024 e abbiamo tanti progetti o tanti progetti da farvi vedere in questo 2025 che spazieranno veramente tantissimo da vari progetti, quindi bomboniere, accessori per bimbi, per baby, quindi per neonati, ancora per la casa e tante tante altre sorprese. Spero di essere più presente in questo anno e vi auguro una buonissima giornata. A presto e lasciatemi dei commenti per farmi sapere quali sono i progetti che più vi sono piaciuti. Alla prossima, ciao!